Il momento che molti di voi hanno aspettato per mesi è finalmente arrivato. E questa volta no, non è solo una questione di titoli, non è solo una questione di vittorie o sconfitte. Questa volta è qualcosa di molto più grande. Qualcosa che va oltre il risultato, oltre il singolo match, oltre persino il concetto stesso di evento. A All Star Grand Kingdom 2026 la Stardom non ci ha semplicemente regalato uno show, ci ha mostrato la fine di un'era, una vera fine, di quelle che non lasciano spazio a dubbi, di quelle che senti mentre accadono, perché quando un'era finisce, beh, non scompare nel silenzio, crolla, fa rumore, lascia segni e soprattutto cambia tutto. Quello a cui abbiamo assistito non è stato solo un pay-per-view, è stato uno spartiacque, un punto di rottura, il momento esatto in cui il passato ha smesso di avere controllo sul presente. Il momento in cui la luce ha deciso di rialzarsi e di riprendersi tutto ciò che le era stato tolto. Perché sì, diciamolo chiaramente fin da subito, Hate ha perso tutto. Il loro dominio, costruito con arroganza, con manipolazione, con scorrettezze continue, è crollato davanti ai nostri occhi. Non lentamente, non gradualmente, ma in maniera netta, violenta, inevitabile. Come se fosse destino. Come se tutto ciò che avevano costruito fosse destinato prima o poi a cedere sotto il peso delle proprie azioni. E il primo segnale di questo crollo è arrivato in uno dei match più simbolici della serata, quello valido per i Goddess of Stardom Titles. Da una parte le campionesse BMI Nissen, Natsuko Tora e Ruaka, due atlete che negli ultimi mesi hanno incarnato alla perfezione l'identità di Hate, dominio fisico, controllo mentale e quella costante sensazione di essere sempre un passo avanti rispetto a chiunque. Dall'altra parte invece c'era qualcosa di completamente diverso, un team che molti avevano sottovalutato, un team visto come promettente sì ma ancora incompleto. Zero ni Rain, Azumi e Miyu Hamasaki. Eppure, proprio in quella notte tutto cambia, perché se c'è una parola che definisce questo match non è solo tecnica, non è solo qualità, è resistenza. Una resistenza quasi disperata, ma allo stesso tempo determinata. Una resistenza che non nasce dalla forza, ma dalla volontà di non arrendersi. E al centro di tutto questo, senza alcun dubbio, c'è stata Miyu Hamasaki. Miyu non ha semplicemente combattuto, Miyu ha sopportato, ha incassato colpi, ha subito l'aggressività brutale di Hate, ha resistito alle scorrettezze, ha stretto i denti in momenti in cui chiunque altro avrebbe mollato. E più il match andava avanti, più diventava chiaro che non stava lottando solo per vincere, stava lottando per dimostrare qualcosa a se stessa, al pubblico, al mondo intero. E poi è arrivato quel momento, il momento in cui tutto sembrava finire. Natsuko Tora prende il controllo, il ritmo rallenta, lo sguardo cambia e tira fuori il mist. Un gesto, un simbolo, una sentenza. Quante volte abbiamo visto match finire così? Quante volte quello è stato il punto di non ritorno? E per un attimo, solo per un attimo, sembrava già tutto scritto. L'ennesima vittoria sporca, l'ennesima conferma del dominio di Hate, ma non questa volta, perché Miyu Hamasaki trova qualcosa in più, qualcosa che non si può insegnare, qualcosa che nasce solo quando arrivi al limite e decidi di superarlo. Resiste, reagisce e alla fine, contro ogni previsione, è proprio lei a chiudere il match schienando Natsuko Tora. 1, 2, 3. E in quell'istante tutto cambia, le Zero Nirain sono le nuove Goddess of Stardom Champions, ma questa non è solo una vittoria titolata, è una dichiarazione. È la prova che la crescita è reale, che il percorso ha portato a qualcosa, che il futuro è già qui. E vedere Azumi,
una delle lottatrici più talentuose della compagnia, lasciasse andare all'emozione, quasi incredula, mentre festeggia con Mio Masaki. Beh, è uno di quei momenti che restano, perché lì non c'è finzione, c'è verità. Ma quello era solo l'inizio, perché dopo poco, beh, arriva un altro colpo devastante per 8. Konami contro Hanan per il Wonder of Stardom Championship, e anche qui la storia è chiara. Da una parte l'esperienza, il controllo, la capacità di piegare ogni situazione a proprio favore, dall'altra parte una crescita lenta ma costante, una determinazione silenziosa. Hanan, una ragazza che negli ultimi anni ha costruito il proprio percorso passo dopo passo, senza mai fermarsi, senza mai accontentarsi, e ancora una volta 8 prova a intervenire, interferenze, distrazioni, scorrettezze. Konami gioca sporco, colpisce con la cintura, cerca il momento perfetto per chiudere, e poi, ancora una volta, lo spray nero. Quel gesto che abbiamo imparato a riconoscere, quel momento in cui tutto dovrebbe finire. Manan è pronta, lo vede arrivare, lo evita e in un attimo ribalta tutto, facendo finire lo spray proprio sul volto di Konami. Un momento simbolico, un ribaltamento totale, e da lì in poi, beh, non c'è più ritorno. Hanan colpisce, connette la sua finisher 1, 2 e 3. E la storia cambia ancora. Hanan è la nuova Wonder of Stardom Champion. La white belt è sua. Per la prima volta. Ma soprattutto è il momento della consacrazione. Perché questo non è un exploit, non è una sorpresa, è il risultato di un percorso. 2 vittorie a Cinderella Tournament, la leadership delle Stars, tutto portava qui. E ora è realtà. Ma proprio quando tutto sembrava perfetto, succede l'impensabile. Durante i festeggiamenti, mentre Hanan invita tutte le Stars sul ring, mentre l'atmosfera è carica di emozione, qualcosa si spezza. Bea Priestley. Una compagna, una presenza costante, un punto di riferimento, o almeno così sembrava, perché in un attimo, senza preavviso, Bea attacca Hanan. Un attacco secchio, violento, definitivo, e in quell'istante tutto si ferma. Il pubblico, il tempo, il respiro. Perché non è solo un attacco, è un tradimento. È la fine di un legame, la rottura di qualcosa che sembrava solido. E subito dopo, la conferma, microfono alla mano, Bea Priestley dichiara la sua nuova realtà. Lei è parte di 8 e il suo obiettivo è chiaro: distruggere Hanan, perché secondo lei è debole. Un turno scioccante, inaspettato, ma allo stesso tempo perfettamente coerente con la sua natura più profonda. E così, in una sola notte, Hanan raggiunge la vetta, ma paga un prezzo altissimo. Guadagna una cintura, ma perde una compagna. E questo rende ancora tutto più reale, ancora più umano, ancora più potente. E poi, il main event, il cuore di tutto. Sayaka Mitani contro Sayaka Kurara, World of Stardom Championship. Più di 480 giorni di regno, un dominio che ha ridefinito il concetto stesso di campionessa. Sayaka Mitani non era solo forte, era inevitabile, era costante, era una presenza che sembrava impossibile da battere. Ogni difesa, ogni vittoria, ogni performance aggiungeva un tassello a una legacy che sembrava destinata a durare ancora a lungo. Ma dall'altra parte del ring c'era qualcosa che non si misura con i numeri. C'era una storia, c'era un legame, c'era una motivazione più grande. Sayaka Kurara non combatteva solo per se stessa, combatteva per Tam Nakano, combatteva per le Cosmic Angels, combatteva per un ideale. E questo si è visto fin dal primo istante, dal suo ring attire, chiaramente ispirato alla sua mentore, fino alla sua espressione, ai suoi movimenti, alla sua determinazione. Questo match è stato molto più di un incontro, è stato un racconto, un viaggio, un'opera d'arte. Ogni sequenza costruiva qualcosa, ogni scambio aveva
un significato. E ancora una volta Hate prova a intervenire, prova a sporcare tutto, ma questa volta non funziona. Le Cosmic Edges intervengono, proteggono Sayaka Kurara, difendono il sogno. E da quel momento qualcosa cambia. Kurara prende il controllo, domina, impone il suo ritmo, come se tutto ciò che aveva dentro di sé, stesse finalmente trovando sfogo. Come se ogni sacrificio fatto fino a quel momento stesse portando a quell'unico istante. E poi il finale, la Fireball Splash, un simbolo, un omaggio a quella Golden Finish che lei ammirava, quasi idolatrava, ma che oggi non c'è più. Un gesto che racchiude tutto. E quando quella mossa va a segno, si capisce subito che è finita. 1, 2 e 3. Sayaka Mitani perde, il suo regno dopo oltre 480 giorni si chiude. E Sayaka Kurara diventa la nuova World of Stardom Champion, il suo primo regno, il momento più grande della sua carriera, e con lei le Cosmic Angels rinascono, più unite, più forti, più vive che mai. È quasi come a volerci ricordare che la storia non si ferma mai. Nel backstage arriva una nuova sfida, Makito. Un nuovo capitolo, un nuovo ostacolo. Ma questa è un'altra storia. Ci sarà tempo, ovviamente, di parlare di ciò nei prossimi contenuti. Perché oggi ciò che conta è quello che abbiamo visto. Un evento completo, un evento che ha avuto tutto. Lottato, storytelling, emozione, momenti destinati a restare. Certo, qualche scelta discutibile c'è stata. La vittoria di Fuwa-chan su Saori Anou può far discutere, anche se è evidente che Fuwa-chan sta crescendo. E il turniere di Bea Priestley può dividere, perché Hate non aveva bisogno di un altro membro, ma allo stesso tempo è impossibile ignorare quanto Bea sia perfetta in questo ruolo. E poi la vittoria di Sayaka Kurara. Certo, alcuni magari potranno anche storcere il naso pensando alla fine del regno di Sayaka Mitani, perché sì, è vero, la Phoenix Queen con quel titolo non aveva finito del tutto. C'erano ancora tante storie che Saya voleva raccontare, ma dopo tutto questa sconfitta non è la fine di Sayaka Mitani. Lo sappiamo, ormai la conosciamo bene. La Phoenix Queen rinasce sempre dalle proprie ceneri. E allora aspettiamoci un suo ritorno al top in men che non si dica, magari già per il prossimo grande evento estivo, il 5 Star Grand Prix. Ma queste, almeno per il momento, sono solo speculazioni. Il futuro è ancora tutto da scrivere. Perché al di là di tutto, resta una certezza. All Star Grand Kingdom 2026 è un candidato serissimo ad essere eletto come pay-per-view dell'anno. Uno di quegli eventi che non si limitano a intrattenere, ma che segnano un'epoca. Perché la sensazione è chiara, questo non è un punto d'arrivo, è un nuovo inizio. È l'alba di una nuova era. Un'era in cui la luce è tornata a brillare più forte che mai. E allora sì, non resta che dirlo. Grazie Stardom. Grazie a tutte le lottatrici, grazie a chi lavora dietro le quinte, grazie per averci ricordato cosa significa davvero raccontare il wrestling femminile. Perché quando raggiunge questo livello, non è solo spettacolo, è emozione, è connessione, è qualcosa che resta dentro, qualcosa che non dimentichi. Grazie, grazie di cuore.